Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di novembre 2023. Vi ricordo ragazzi che sono stese generali sugli affetti, ok? Se siete single, le letture sui single sono già uscite e le trovate nelle playlist del canale. Allora, abbiamo un bellissimo matto, periodo di nuovi inizi, periodo di nuove avventure. E per nuove avventure intendo anche nuove avventure romantiche, oppure potrebbero essere dei viaggi, degli incontri. C'è una sorta di forza propulsiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e per sapere come contattarmi trovate la mia email sempre in descrizione, la vedete qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene Leone, andiamo a vedere qual è. Partiamo con un 3 di spade, l'appeso, il diavolo, un 9 di spade, un eremita, carte importanti devo dire, appeso, diavolo, eremita. Poi qui abbiamo un asso di coppe e un 10 di spade. Allora, partiamo da questo 3 di spade al contrario, qui c'è energia repressa, ragazzi. Il 3 di spade è sempre una carta di forte tristezza. E abbiamo anche l'appeso. Qualcosa mi dice che è come se avessi bisogno di riflettere, di vedere le cose da un altro punto di vista per quello che riguarda anche questo diavolo, questa schiavitù che state vivendo, questa sensazione di costrizione, questa questione legata anche magari all'ego, perché quando c'è il diavolo si parla sempre di questioni legate al proprio ego, che sono questioni che schiavizzano tecnicamente. Abbiamo anche questo 9 di spade, qui c'è qualche cosa che vi preoccupa e potrebbe essere legato proprio a questo 3 di spade. Va bene, andiamo a vedere carta per carta, ripartiamo dal 3 di spade, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Morte e stella. Allora, per qualcuno ci può essere stata una morte di qualche sogno, o potrebbe esserci la morte di qualche sogno. Tutto mi dice che c'è come una sofferenza legato a un desiderio, e difatti qui abbiamo la carta dell'ego. Diciamo che quando c'è la carta della morte c'è anche una trasformazione, come se nella parte centrale, diciamo, di novembre ci fosse come un cambio, come se qualcuno lasciasse indietro qualche cosa e andasse verso nuovi obiettivi. Infatti abbiamo il matto, che è la carta di un nuovo inizio, di una nuova idea, di un nuovo impulso. Andiamo a vedere l'appeso. Allora abbiamo un 9 di coppe, un cavaliere di bastoni e un 7 di bastoni. Allora qui ragazzi ho come la sensazione che ci sarà un momento di fermo con questo appeso, ma non lo sento poi così negativo, cioè nel senso è un po' come se steste valutando tutto quello che avete, tutto quello che avete già raggiunto nella vostra vita. Devo dire che questo momento di riflessione vi permetterà di capire qual è il vostro vantaggio. Devo dire che c'è anche un cavaliere di bastoni e per qualcuno potrebbe essere una persona nuova che entra, Andiamo a vedere il diavolo.
Fante di coppe, 6 di pentacoli e 4 di pentacoli. Allora, con questo diavolo, ragazzi, qui ci potrebbe essere una sorta di attaccamento a un'idea, a, anche a un'ingenuità, mi viene da dire, con questo fante di coppe. Tenete presente che c'è anche un 6 di pentacoli, è come se doveste lavorare meglio l'amor proprio, perché è come se... Sì, ho la sensazione che qualcuno stia romanticizzando qualche questione con questo fante di coppe. Per qualcuno il diavolo fa riferimento, ma anche l'appeso, al fatto che ci siano dei figli che in qualche modo vi fanno sentire un po' intrappolati. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo il mondo e un 8 di pentacoli. Qui qualcuno ha intenzione di cambiare lavoro, di cambiare la propria quotidianità. Scusate, questo è matto, non è il mondo. Sì, è come se ci fosse la volontà di iniziare un nuovo percorso, ma infatti il matto ce l'avete anche qui. È come se ci fosse una sorta di energia propulsiva, anche qui avete un asso. Tutto sta a fare questo taglio con il passato. E a lavorare quel diavolo, quella energia che vi costringe. Andiamo a vedere la carta dell'eremita. Ecco, è uscito l'eremita un'altra volta. Abbiamo un 8 di bastoni, l'eremita e un 9 di spade che avete già qui. È come se qualcuno, ragazzi, avesse bisogno di un periodo di introspezione, di un periodo di ricerca interiore, anche un periodo di confronto per qualcuno, mi viene da dire. Devo dire che potrebbe anche esserci, con tutto questo pensare, e con tutta questa introspezione, anche una sensazione un po' di isolamento, ragazzi, dal mondo esterno. Qui anche avete l'appeso, è come se fosse un periodo un po' calmo, più rivolto all'autoanalisi di come sono andate certe cose, piuttosto che di come liberarsi di questo diavolo. C'è la voglia di andare oltre, ma è qui è come se ci fosse qualche cosa che costringe. C'è un attaccamento a qualche questione materiale. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Asso di bastoni, 7 di coppe e re di bastoni. È come se ci fosse la voglia, se aveste maturato, perché qui con l'appeso c'è il perdono di tutto quello che è stato il passato. C'è il vedere le cose da un altro punto di vista, rendersi conto di tutto quello che voi avete e l'apertura di una nuova strada, nel senso che questo cavaliere di bastoni può essere una persona che magari vi attira anche a livello di chimica, di passione, ma può anche essere semplicemente la vostra voglia di andare avanti, qualcuno che vi fa da sprone, perché qui avete 2 volte il matto, c'è questa voglia di andare, magari per un lavoro nuovo, ma ripeto, per qualcuno è una questione legata ai figli. È come se ci fosse qualche questione legata a un progetto, legata a un'idea o legata a dei figli, legate anche a questioni economiche che vi obbligano un po' a rimanere lì. Quindi nell'ultima parte di novembre, nell'ultima settimana, ci sarà un po' questa sorta di autoanalisi su che cosa posso fare, quali sono le reali possibilità, che cosa mi viene bene. Ho questa frase, in che cosa riesco bene. Si tratta di riprendersi un po' in mano le redini della propria vita, mi vien da dire. Si tratta di ascoltare anche il cuore,
perché qui ce l'avete traboccante, e andare verso questo re di bastoni, ragazzi. Se il cavaliere di bastoni fosse una persona nuova, qua diventa re. C'è la possibilità di un nuovo inizio, ma è come se prima doveste pulire certe idee, certi pensieri, certe sicurezze, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 10 di spade. 3 di pentacoli e 5 di coppe. Allora, abbiamo un 10 di spade che è la chiusura di un ciclo. Io il 3 di spade e il 10 di spade li sento molto collegati. Allora, può darsi che questo 3 di spade riguardi la seconda settimana di novembre ed è come se ci fosse una sorta di tristezza che andrete elaborando. Quindi è positiva la cosa, attraverso un'autoanalisi. C'è la possibilità di uno sviluppo di una relazione o di una situazione, ma appunto dovete un attimino togliervi da quelli che sono i vostri desideri personali, le questioni egoiche. È come se aveste bisogno di aprirvi di più verso gli altri. E qui, con l'asso di coppe, arriverete ad aprirvi. Vi dico, se queste due figure rappresentano una persona, vi dico che ci potrebbe essere proprio un nuovo inizio, qualche spiraglio di luce che si apre, perché le possibilità ci sono con questo 7 di coppe. Bisogna però, ragazzi, lasciare indietro tutte le idee che avevate inerente a questa sofferenza, questa morte, ok? Bisogna ripulire un po' questa testa di cui ci parla il 9 di spade, tutte queste preoccupazioni. Cioè, alla fine, se fosse una persona nuova, ipotesi, non è detto che la persona nuova sia uguale a quella del passato. Il punto è instaurare subito una relazione diversa, dal primo incontro, mettere subito le basi per una buona relazione. Devo dire che con questo 3 di pentacoli c'è veramente come vi posso dire, una rivalutazione. Se qui eravate completamente, diciamo, disperati per il fatto che non vi potevate muovere, qua iniziate invece a muovervi, iniziano le idee, magari non agite ancora perché siete ancora in fase di working in progress, ma le idee arrivano, le possibilità si aprono verso la fine di novembre, ok? Va bene, andiamo e c'è la chiusura di un ciclo, quindi vediamo poi a dicembre come andrà, ma qua è come se in questi 15 giorni ci fosse l'apertura di un tema e anche la chiusura di questo tema attraverso l'autoanalisi dell'eremita. Andiamo a vedere che altri messaggi vi vogliono. Questi sono tanti. Solo una per piacere, grazie. Lascia andare il bisogno di controllo. Permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Eccolo, il bisogno di controllo, ragazzi. Ecco il diavolo. Qualcuno ha bisogno di sentirsi al sicuro. Quando non c'è troppo bisogno di controllo è perché si è insicuri e allora si stabiliscono delle regole perché si sa che seguendo le regole non si soffre, fondamentalmente. Il bisogno del controllo deriva appunto dall'ego. Quindi qui è un po' come se vi dicessero lasciate andare tutto quello che è la sofferenza, tutto quello che sono i pensieri negativi del 9 di spade, ce l'avete 2 volte, confrontatevi con l'altro, cercate di fare un'autoanalisi e capire cos'è una vostra proiezione fondamentalmente, che cosa invece è reale, perché abbiamo un 7 di coppe, qui si parla anche di proiezione, ok? Va bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. I video
riservati agli abbonati sono un riassunto di tutto quello che ho imparato io e di tutto quello che è servito a me durante il mio risveglio spirituale. Io semplicemente ho fatto un riassunto e lo sto pubblicando. Quindi, se volete sapere quali sono gli argomenti che tratto, potete andare a curiosare nella playlist, e quella con la copertina viola si chiama Mappa del percorso evolutivo, così avete un'idea di che argomenti tratto, insomma. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!